E se ci fosse un modo per trattare noi stessi con la stessa gentilezza che di solito riserviamo a un caro amico, specialmente quando le cose si fanno difficili? Beh, questa è l'idea al centro dell'autocompassione, uno strumento che può essere potentissimo per il nostro benessere. Oggi vedremo insieme la scienza che c'è dietro e come concretamente questa pratica può trasformare la nostra vita. Allora, proviamo a pensarci un attimo. Quando qualcosa va storto, ma storto per davvero, qual è la prima voce che sentiamo nella nostra testa? Molto spesso è una voce dura, critica, quella che ci rimprovera di non essere abbastanza bravi, abbastanza intelligenti o forti. Ecco, quella voce è il nostro critico interiore. Ma e se ascoltarla fosse in realtà la strategia peggiore? Ecco, questo è il mito centrale che oggi andremo a sfatare. C'è questa convinzione molto diffusa che l'autocritica sia una specie di carburante per il successo, che senza quella voce così severa finiremmo per diventare pigri compiacenti. Ma la ricerca, e in particolare quella della psicologa Kristin Neff, ci mostra una realtà completamente diversa e direi molto più incoraggiante. Bene, entriamo nel vivo dell'argomento. Per capire bene qual è l'alternativa, prima dobbiamo conoscere il nostro avversario, il critico interiore. Quali sono le sue tattiche e perché poi sono così radicate dentro di noi? L'autocritica, in pratica, è un'abitudine mentale. È la nostra reazione quasi automatica di fronte a un errore. Siamo convinti che punendoci in qualche modo eviteremo di ripeterlo. Sembra quasi una strategia di autoprotezione, ma in realtà è un'arma a doppio taglio. Invece di motivarci, molto spesso ci paralizza, perché innesca una reazione di stress che fa più male che bene. E ora passiamo all'alternativa. Un'alternativa che tra l'altro è supportata dalla scienza. Invece di combatterci, cosa succede quando scegliamo di sostenerci? Andiamo a esplorare insieme la biologia dell'autocompassione. E qui la scienza diventa davvero affascinante. Guardate questo contrasto. L'autocritica, a sinistra, attiva la nostra risposta di attacco o fuga. In pratica inonda il corpo di cortisolo, l'ormone dello stress. Ci mette letteralmente in stato di allerta. A destra invece l'autocompassione fa l'esatto opposto. Attiva il sistema che potremmo chiamare di calma e centratura, abbassa il cortisolo e migliora la variabilità cardiaca, che è un indicatore chiave di resilienza. Insomma, non è solo un'idea astratta, ma una risposta biologica concreta che possiamo scegliere di attivare. E questa risposta biologica, ovviamente, si traduce in benefici tangibili, reali. Le persone che praticano l'autocompassione non solo vivono con meno stress e ansia, ma hanno anche una salute fisica migliore e dormono più profondamente. La ricerca ha persino dimostrato che può migliorare le prestazioni atletiche. E perché? Beh, è semplice. Quando non si è paralizzati dalla paura del fallimento, si è più liberi di imparare e di dare davvero il massimo. Quindi arriviamo al punto cruciale. Come si mette in pratica tutto questo? Abbiamo capito il perché. Ora vediamo il come. Ecco uno strumento concreto che chiunque può utilizzare. Si chiama la pausa di autocompassione. È stata sviluppata e studiata proprio dalla dottoressa Neff. E la cosa bella è la sua semplicità e accessibilità. Non serve un'ora di meditazione, bastano davvero pochi istanti per cambiare la nostra risposta, sia fisiologica che emotiva, a una situazione difficile. Ecco i 6 passaggi, vediamoli un attimo insieme. Primo, si identifica una situazione difficile. Non deve essere per forza una catastrofe, basta anche un piccolo momento di stress. Secondo, si riconosce il dolore, dicendo a se stessi: ok, questo è un momento difficile. Terzo, ci si ricorda di non essere soli in questo. La sofferenza fa parte dell'esperienza umana di tutti. Quarto, un gesto fisico di gentilezza, come una mano sul cuore. E tra un attimo vedremo perché è così potente. Quinto, parole di supporto. E infine, sesto, si respira per assorbire questa sensazione di compassione. Soffermiamoci un momento sul potere del tocco. Gesti come mettere una mano sul cuore o stringere la propria mano, non sono affatto banali. Funzionano a livello fisiologico per calmare il nostro sistema nervoso. È un modo diretto, quasi primordiale, per segnalare sicurezza e cura al nostro corpo, un po' come farebbe un genitore con un figlio. E questo ci porta alla conclusione. Tutto questo discorso ci porta a un cambiamento fondamentale. Si tratta di passare dall'essere il nostro critico più severo a diventare invece il nostro più grande alleato. Certo, all'inizio parlare a se stessi in questo modo può sembrare strano. Queste frasi sono un ottimo punto di partenza. Non si tratta di negare la realtà, attenzione, ma di cambiare proprio il tono della conversazione interiore. In fondo sono le stesse parole che useremo per confortare un amico, no?
E allora perché non dovremmo offrirle anche a noi stessi? E questa frase, secondo me, illustra il punto fondamentale in modo brillante. Non è un esercizio di pensiero positivo forzato, assolutamente no. È l'atto quasi radicale di offrire a se stessi supporto e presenza proprio quando se ne ha più bisogno, cioè nei momenti di difficoltà, di fallimento, di dolore. È diventare una base sicura per se stessi. Concludiamo proprio con questa domanda. Proviamo a immaginare per un momento. Cosa potrebbe cambiare, davvero? Meno stress? Più coraggio di rischiare, di buttarsi? Una maggiore capacità di rialzarsi dopo una caduta? Beh, la scienza suggerisce che le possibilità sono immense. Quindi, la prossima volta che il critico interiore alza la voce, forse vale la pena provare a rispondergli, ma con la voce di un amico.